benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche ad un nuovo video dedicato ai miei prodotti preferiti del periodo, vogliamo chiamarli così, visto che ho saltato a pie pari i preferiti di settembre. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, gli ultimi 2 mesi stati un filino burrascosi. Ho passato tutto settembre in quarantena con mia madre che tristemente ha preso il Covid, adesso sta bene, spoiler alert, adesso sta bene, e quindi insomma ho fatto una lunga pausa, ma adesso sono tornata al mio canale di YouTube e anche ai preferiti del mese. Va detto che a settembre, essendo stata chiusa in casa tutto il mese, non è che abbia avuto grandi illuminazioni, ma a ottobre qualche sfizietto e qualche prodotto nuovo l'ho portato a casa e sono qui per parlarvene. Partirei, per cambiare un po' così gli addendi, l'ordine degli addendi, dalla categoria dei libri. E il mio libro preferito del periodo è Il quaderno dell'amore perduto di Valérie Perron, tra l'altro la stessa autrice di Cambiare l'acqua ai fiori e 3. I più attenti di voi forse ricorderanno che vi avevo già parlato di 3 proprio in uno dei miei video dei prodotti preferiti dei mesi passati, credo quello di agosto, non vorrei sbagliare. Ho letto tutti e 3 i romanzi di Valérie Perron e mi sono piaciuti tutti moltissimo. Devo dire che per assurdo il più famoso e conosciuto dei 3, cioè Cambiare l'acqua ai fiori, è forse quello che mi ha appassionato di meno, ma veniamo al preferito di questo mese, Il quaderno dell'amore perduto, un romanzo molto appassionante che racconta attraverso gli occhi della protagonista, la giovane Justine, una ragazza di poco più di 20 anni che vive in questo paesino della Francia, un paesino sperduto, e lavora in una casa di riposo. La sua storia si intreccia alla storia di una dei pazienti, dei degenti di questa casa di riposo, che appunto racconta a Justine tutta la sua vita e la sua storia d'amore. Al tempo stesso la protagonista, Justine, ha una storia privata abbastanza tormentata perché rimane orfana da bambina, vive con i nonni, i genitori sono morti insieme agli zii in un incidente d'auto che risulta poi misterioso. Insomma, si intreccia un po' il presente di Justine, il passato di Justine, ma anche il passato remoto di Hélène M, che racconta la sua storia d'amore con Lucienne, una storia d'amore ambientata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La scrittura è accattivante, appassionante, è difficile staccarsi da questa storia raccontata come al solito magistralmente da Valérie Perron, che non si smentisce, e anche in questo libro in cui si parla dell'amore, una storia magnificamente orchestrata, c'è scritto dietro, un romanzo controcorrente che ricorda che il vero amore dura per sempre, come i romanzi, come i grandi romanzi, insomma un libro che non dovete perdervi a mio avviso, e infatti sono qui proprio a consigliarvelo. Passiamo adesso, dopo questo excursus nel mondo dei libri, alla categoria dei trucchi. Ma sì, facciamo trucchi. Dopo un mese di reclusione forzata in quarantena con mamma, durante il quale non mi sono truccata una volta e ho vissuto praticamente in pigiama, mi è così scattata la necessità di fare un po' di shopping. Mi perdonerete se così è, mi è venuta voglia di provare delle cosette nuove per me del brand Espresso, un brand che mi piace tantissimo, un brand italiano peraltro, del quale avevo già provato il correttore di ABC che è pazzesco e il blush Glassy, 2 prodotti comunque che mollali proprio, e allora ho detto se tanto mi dà tanto, e ho preso 2 cosette in più e tutte e 2 zin 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 sono finite dritte tra i preferiti. La prima è il mascara, che sicuramente ha un nome, ma chi se lo ricorda? Qua è scritto talmente piccolo che, vista la mia veneranda età, mi è impossibile leggere, però è il mascara di Espresso, ne hanno uno solo, il packaging è molto semplice, minimal, ma mi piace assai. L'applicatore, che è un po' quello che fa sempre la differenza, è elicoidale con le fibre, non con le setole in plastichina.
Ma sai che sono rimasta, ma sai amica cara da casa e amico caro da casa che sono rimasta sconvolta da quanto mi è piaciuto questo mascara, che ho preso un po' così, senza grande entusiasmo, ma sì, fammi provare, e invece è pazzesco, perché divide, allunga, intensifica le ciglia. Ce l'ho su anche oggi, non so quanto, come al solito queste facce, quanto vedrete da laggiù, ma amici di Espresso, molto bene, posso dire molto bene. È entrato subito insieme a Glassy e di ABC tra i miei prodotti preferiti in assoluto, non solo del brand. Molto molto bene. Intenso, allunga, divide. Benissimo. E il secondo prodotto che ho acquistato dello stesso brand è una palettina di ombretti, perché ho pensato, ma sì, fammi provare anche gli ombretti. Devo dire, delle 4 cose, dei 4 prodotti che ho acquistato e testato di Espresso, è quella che mi ha convinto un po' di meno, però devo dire che questo ombretto qua, che avrà anche un nome ma non lo so perché non c'è scritto più dietro la confezione, però questo mattone, questo colore molto autunnale mi fa volare altissima, ce l'ho su anche oggi, cioè il trucco di oggi è tutto giocato su questo ombretto qua, molto pigmentati, molto scriventi, un pelino difficili da uniformare, cioè un pelino, e hanno un filo di ricaduta che però non sempre è un aspetto negativo. La cosa che mi turba di questa palette è però l'abbinamento, perché abbiamo questo colore spettacolare, un marrone bello intenso perfetto da abbinare con questo, un altro marrone un po' più freddo, e poi c'è questo argento che secondo me c'entra come i cavoli a merenda, infatti in tonso non l'ho ancora toccato, però molto bene, e soprattutto mi piace l'idea di supportare un brand italiano, soprattutto quando valido come Espresso. Molto molto bene. Amici di Espresso, se poi volete, ho quasi finito il correttore. Butto lì, perché sicuramente gli amici di Espresso vedranno il mio video, ma proprio sicuramente. E questi erano, sì, non c'è altro, un attimo di, non c'è altro, erano i miei preferiti per la categoria dei trucchi. Ne passiamo adesso invece alla categoria della cura della pelle. Ed eccoci qui. Allora, cura della pelle. Da tempo volevo provare un prodotto di Veralab. Sapete che con Veralab ho un rapporto un po' di amore e odio. Veralab, per la cronaca, è il brand dell'estetista cinica. Ci sono dei prodotti che mi piacciono assai, ma proprio tanto tanto, altri non sono nelle mie corde, altri me. Però ero curiosa di provare questo detergente viso, lo spumone, il famosissimo spumone, un detergente viso schiumogeno. E io sono un'appassionata di detergenti viso schiumogeno, volevo dirvelo. Prima di questo ne ho usato uno di Kylie Skin, era un po' né bene né male, una via di mezzo. Vi parlo invece dello spumone perché mi sta piacendo assai. Intanto questa spuma è vellutata, è un prodotto delicato, non fa tirare la pelle, deterge a fondo. Io lo uso insieme al Foreo Luna Mini e mi piace assai, mi piace anche la confezione, è molto in stile Veralab, con questo rosa che è un po' il colore di riferimento del brand. Costa 12 euro, ve lo dico questa volta solo perché vedo adesso c'è scritto dietro, e non è niente male, è un detergente lavaviso soffice e delicato. Già il claim riassume. Se cercate un detergente viso spumogeno, io ve lo consiglio. E ancora una volta mi piace l'idea di supportare un brand italiano come Veralab. Il secondo preferito per la categoria della cura della pelle invece è questo che vedete in versione campioncino, perché si tratta della Skin Caviar Luxe Eye Cream di La Prairie. Non so se avete presente il brand La Prairie, è un brand top di gamma, caro come il fuoco, ma proprio che bisogna fare un investimento se si decide di prendere la strada di La Prairie. Io così in un momento di entusiasmo avevo acquistato, e tra l'altro lo trovo un prodotto fenomenale, una maschera notte di quelle Leave-In. Credo di averla inserita in uno dei video dei miei preferiti, forse sempre quello di agosto, non lo so, forse anche quello precedente. E insieme, visto che l'acquisto era sostanzioso per un prodotto solo, siamo subito sopra i 100 euro abbondantemente, mi hanno dato dei campioncini fra i quali questa crema occhi. Non so il prezzo della versione full size, io avevo questa che comunque è una discreta
un discreto campioncino, trattandosi di crema occhi ne basta poco. Molto bene, però devo dire, cara, la Prairie cara come il fuoco, ma ottima qualità, ottimi prodotti, una crema occhi leggera, si assorbe in fretta e va subito ad idratare e a distendere leggermente questa zona che è delicata e va gestita con cautela. Se siete in vena di spese pazze, se avete così dei soldi da investire, io dico sempre che se uno deve scegliere se investire sui trucchi o sulla cura della pelle, sempre meglio la cura della pelle, perché comunque la base è importante, io ve la consiglio. E passiamo adesso all'ultima categoria di questo video, la categoria degli abiti, che lo so che è sempre quella che vi sconfinferà di più. Abiti. Anche per la categoria degli abiti vale un po' il ragionamento della categoria dei trucchi. Uscita dalla lunga quarantena, sentivo la necessità di fare qualche acquisto per riprendere così anche la voglia di vestirmi dopo un mese in pigiama e quindi ho portato a casa una serie di cosette. Noto, solo adesso che le vedo tutte insieme, che il nuovo colore di riferimento, perché sapete che ogni volta per me scatta una roba che divento monomaniacale e cerco tutto in un unico colore. Il colore dell'autunno della sottoscritta è decisamente il marrone in tutte le sue varie sfumature, il beige, il sabbia, marrone intenso. Ma andiamo per gradi e partiamo con il primo preferito. Trattasi in realtà di un completo, un tailleur pantalon. Ce la farò a prendere tutto? Dio solo sa. Forza, eccolo, un tailleur pantalon gessato, sabbia e crema, che ho preso in realtà quest'estate, devo essere onesta. Questo l'ho preso da Primark l'ultima volta che ho fatto un giro in negozio sulla Côte d'Azur, che è dove di solito vado da Primark, per assurdo per me il più vicino è in Francia, pensa un po'. Un tailleur pantalon molto semplice, mi piaceva l'idea del gessato e mi piaceva l'idea di questo colore che mi sapeva molto di autunno, con la sua giacca morbida, vestibilità morbida. L'unica cosa, il pantalone è un po' lungo, io di solito lo porto rivoltato perché mi sembra che gli dia un po' più di freschezza. Insomma un completo che si può indossare insieme ma anche separatamente in modo un po' più elegante o, come piace a me, in modo un po' più informale. La pesantezza è media, quindi perfetto per la famosa mezza stagione. Esiste ancora? Pare di no, però diciamo così, per la transizione tra estate e inverno, ovvero la stagione conosciuta come autunno. Mi piace perché un capo un po' fuori dai miei schemi, di solito non compro tailleur pantalon, ma quest'anno mi è presa, soprattutto per l'autunno, la voglia di pantaloni. E infatti, secondo capo preferito, Jacques di nuovo dei pantaloni. Questi li ho presi da Calliope, sono joggers. Può essere che si chiamano joggers, può essere di sì, quelli con l'elastico in vita che li rende molto comodi. C'è su anche la taschina che non guasta e la parte bassa un po' più stretta, insomma sono dei classici joggers. Anche qua pesantezza media, perfetta per questo periodo dell'anno. E last but not least, era un po' che non usavo questo modo di dire, attenzione, è ritornato, ultimo ma non ultimo in ordine di bellezza, questo abito stretch, questo tubino stretto vitato che ho preso da Zara con scollo quadrato. Sapete che ho una passione per gli scolli quadrati, con tutto un concetto di bottoncino e uno spacco non indifferente, in cotone rigato, c'è un nome ma adesso mi viene, marrone intenso. Questo l'ho preso perché ho tutta una serie di abiti come quello che vedete adesso sto indossando, e lo vedete giustamente solo da questa parte perché non mi entra più, è strettissimo, e quindi lo indosso come uno spolverino con sotto un abitino come questo bello stretto, perché se sotto metti una roba troppo larga fa un effetto che, se già non hai una taglia mignon, un po' effetto omino della Michelin. Invece abitino tubino stretto, abito sopra svolazzino largo, quelli stretti li possiamo
riutilizzare quelli che non vestono più, perché appunto possiamo non chiuderli. Io ne ho 2 o 3 e ho detto tensione, perché sembra che invece prendo qualcosa da mettere sotto, così li posso indossare come uno strato in più, come spolverino, e così è. Quindi ho indossato molto anche questo, che devo dirvi la verità, da solo non indosserei perché segna un filino troppo per quel che mi riguarda. Il che ci conduce alla fine di questo video dedicato ai prodotti preferiti del periodo. Spero che le indicazioni che vi ho dato, i prodotti che vi ho suggerito vi siano piaciuti, vi abbiano interessato, vi abbiano stuzzicato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che sul blog, come di consueto, troverete la lista di tutti questi prodotti con link diretti quando possibile, non tutto si reperisce online, non tutto, e il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro, bacio a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!